Ministra Lamorgese, mi rivolgo direttamente a lei. Sono un sottufficiale della Polizia di Stato, uno di quelli in strada, uno dei suoi dipendenti. Per dipendente intendo che a volte i miei ordini dipendono da ciò che decide lei, rispettando la catena di comando che sicuramente conosce bene. Quello da cui non dipendiamo è però la nostra coscienza quando si esegue un ordine. Quello che forse non intuisce, e mi permetto di farla riflettere, è che nel momento in cui noi siamo in strada, la polizia con la P maiuscola siamo noi. E non mi posso certo lamentare del mio operato, visto che ho eseguito. Ma le farò una confidenza, che forse in questo momento le sfugge. Finito l'orario di servizio, dobbiamo fare i conti con la nostra di coscienza. Ho fatto bene? Ho fatto male? La parola servizio è per definizione mettersi a disposizione della gente, della brava gente. Un tempo la proteggevamo, la gente, cosa che oggi appare una situazione abbastanza disattesa. Lei con il suo operato ci allontana ogni giorno che passa dalla brava gente. Non è sufficiente dire noi siamo lo Stato, perché quando la gente scende in piazza la si deve ascoltare, perché probabilmente quella gente ha un disagio o semplicemente non la vede come lei. Il suo potere dovrebbe essere quello di dover ascoltare, non di far tacere. Mi creda, a Trieste, come a Genova, Ancona o altre 1000 piazze, non ci sono eversivi, non ci sono terroristi, c'è gente che vuole essere ascoltata. E vede, cara Ministra, l'umanità delle persone che sono disposte a farsi picchiare non può essere messa sullo stesso piatto dell'agenda di governo. Nell'antica Roma esisteva il famoso veto, cosa che a tutti voi parlamentari oggi sfugge. Il veto era rappresentato da un tribuno. Anche i romani di allora sembravano più democratici dei parlamentari di oggi. Non potete far passare un cittadino italiano in piazza che si rifiuta di essere un prodotto di un utile economico di una ditta farmaceutica come un eversivo o un violento. Perché in questo momento non siete diversi dal governo equadoregno. Glielo dice chi ha servito e continua a servire il proprio paese con dignità e onore. Cara Ministra, la nostra Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro. Ma no che devo presentare una tessera per andare a lavorare, ma ci rendiamo conto? E promuove le condizioni che rendono effettivo questo diritto. Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della nostra società. Si chiama articolo 4 della nostra bella Costituzione. So che molto probabilmente le mie parole saranno vane, ma la invito a riflettere su questo articolo. Non si faccia ricordare come la peggior ministra d'Italia. In realtà quell'operatore stava verificando anche la forza ondulatoria scaricata sul mezzo e che non riuscisse ad essere effettivamente concluso. Compia un atto di audacia e umiltà e si dimetta. Sempre al servizio della patria, un sottufficiale della Polizia di Stato.